buongiorno e buona lunedì 1 aprile 2024, giorno di Pasquetta. Oggi noi ci troviamo nelle Marche, c'è un altro video con i voli del drone che vi linko qui. Mi trovo con Antonella e Spartaco e siamo a Loreto, città della Basilica della Madonna di Loreto, della Santa Casa, alla quale io sono molto devoto, quindi stiamo andando a fare visita. Questo posto per me è molto particolare per tante ragioni. Dopo questi giorni pasquali, queste salitine aiutano a smaltire i bagordi. Oggi temperatura, ma in questi giorni temperatura stranamente calda, tra i 19 e i 22 gradi. Oggi qui dovremmo stare intorno ai 19 gradi. Altre scalette. Sì. Abbiamo trovato un parcheggio gratuito qui nelle vicinanze della Basilica. Molto fruibile. Meglio così. Qui non avevo comprato una una scoppoletta. Sì. Volendo. No. Hanno chiuso gli ombrelloni. No, c'è un carro per la struttura. Sì. Andiamo prima in piazza? Ma qua la colazione? Sì, poi andiamo. Facciamo un attimo. Quale raggio? Quella dove siamo andati io, facevo uno spappio là, i carabinieri. Ah. Ecco qui il piazzale antistante alla Basilica. Sì, hanno cambiato le modalità di entrata.
Siamo appena usciti dalla basilica qui di Loreto, dentro non si possono fare le riprese, per me è un appuntamento irrinunciabile. L'anno scorso non ci sono potuto venire per motivi familiari, lavorativi e quant'altro, quest'anno ci sono riuscito e per me è una cosa bellissima. Allora signori, adesso vi dico una curiosità sulla basilica di Loreto. Vedete che nella facciata vi sono due orologi, uno Italicum e uno Astronom. Questi due orologi sono due orologi solari. L'Italicum, che indica 6 ore, è basato proprio sull'ora solare reale e quindi dall'alba al tramonto, mentre l'Astronom indica l'ora civile, quella legale, quella che praticamente abbiamo adesso. Adesso qui sono le 11:25 e lì indicano le 25, e invece indicano le altre ore, l'ora solare, l'Italicum. E sono due cose, due curiosità, di peculiarità di questa basilica. Qui siamo sotto i portici intorno alla basilica. No, qua fuori. Sì. Questa è la sede dell'Unitalsi, sezione marchigiana. Questa è la marchella che invece stava... Questo è il Belvedere qui a Loreto, ma oggi, come vi dicevamo, causa questa strana foschia, forse dovuta al caldo, all'innaturale caldo, non riusciamo a vedere il paesaggio. Comunque laggiù, non so se si vede, laggiù praticamente ci dovrebbero essere dei tendoni, eccoli là. Quello è il campo volo di Loreto, dove io qualche anno fa ho fatto i lanci, e il controvento, e chi, quando parlo di controvento, chi fa paracadutismo lo sa, era proprio qui sulla basilica. Sì. E questo è il monumento, è un aereo delle frecce tricolori del caposquadra, che è stato messo qui fronte alla basilica, perché pochi sanno che la Madonna di Loreto, o molti sanno che la Madonna di Loreto, oltre ad essere la santa patrona dell'Unione Europea, è anche la santa patrona dell'aeronautica militare italiana.
A soli 6 km circa da Loreto c'è Porto Recanati. Porto Recanati è vicinissima a Recanati, città famosa per il noto poeta Leopardi, che in qualche circostanza poi in altre occasioni forse vi ci porteremo. Porto Recanati è molto molto bella ed è affollata nonostante sia giorno di Pasquetta, ma nessuno è andato a fare scampagnate, sbraciate, niente. Vabbè. Capito? Tanti aquiloni che mi lasciano pensare che ci sia qualche iniziativa che riguarda gli aquiloni. Tantissima gente. Ieri era al mercato. No. Qui abbiamo una spiaggia un po' ghiaiosa. Il mare oggi fa sentire la sua potenza. Il mare Adriatico, l'opposto al mare nostro. Sembra che appaia un po' a tutti. Anch'io la porto ringraziato, mi metto per Che significa pizzeria contemporanea? Pizzeria contemporanea. Diceva la stessa, è contemporanea. Molte bancarelle, moltissima gente. Sì. Abbiamo trovato, senza saperlo, una bellissima cosa, vero Antonella? Guarda che bello che è. È meglio così, eh? Io ho detto quella Pasquetta, Questa è la parte più residenziale del cammino di Porto Recanati, quindi non ci sono le bancarelle
come abbiamo visto prima. È laggiù, vedi in fondo? Sì. Lì c'era il mercato. Era là. Perché noi siamo venuti un'altra volta in un'altra circostanza e c'era il mercato. Adesso passeggiatina lungo la spiaggia di Porto Recanati. Noi abbiamo parcheggiato in prossimità della stazione. E tutti che fanno picnic. Qui oggi credo in pochissimi sono andati in questa zona a fare picnic. Abbiamo sentito qui in mezzo alle bancarelle che molti i ristoranti erano totalmente pieni, almeno quelli lungo la costa. Quelli nell'entroterra qualcosa ancora si trovava, ma in quelli meno quotati, quindi noi ci siamo fatti due belle bagnottelle col pane di domu. Sono panini, ma sono mezze pagnotte. Molto molto buoni. Passeggiatina, gelatino e poi vediamo. Chiesa del Suffragio. Qui dice c'è un portale in bronzo, opera di Cerco Buonanotte, che penso sia questo. Vediamo dentro come la chiesa si è aperta. Allora, dopo Porto Recanati siamo arrivati a Recanati. Come prima tappa siamo andati a mangiare a una gelateria che noi ci siamo venuti 2 anni fa la prima volta e si mangia dei gelati spettacolari e vi invito a visitarla, e si chiama l'Angolo del Gelato. Adesso ve la inquadro, eccola qua. Quindi se venite a Recanati e cercate la casa dei leopardi, arrivate con la macchina qui intorno alla circonvallazione delle mura, cercate, basta che voi cercate, indicate per la casa dei leopardi, il sommo poeta, e praticamente arrivate lì davanti, parcheggiate e assaggiate il gelato e poi mi saprete dire che cos'è. Intanto guardatevi qua che spettacolo. Adesso vi faccio vedere la casa, non entriamo dentro perché io già ci sono stato. Vi faccio vedere la casa dei leopardi, dove una parte è museo e una parte ad oggi è destinata ad uso degli eredi dei leopardi che vivono lì. Ecco qui. Comunque la gelateria si trova in via Nicola Badaloni, se vi può interessare, la gelateria via Nicola Badaloni, e non vi sbagliate. Ci aspetta questa salita e poi vi faccio vedere la casa. Questo è l'ospedale civile, guardate che bello, gli ospedali di una volta. Eccola qui, questa è la casa dei leopardi. E questa è la casa di Silvia. C'è chi sussurra fosse anche Silvio, lo stagliere, ma sono voci di corridoio, che ha ispirato Leopardi nella poesia del sabato del villaggio.
i fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua là saltando fanno lieto rumore. Dietro queste finestre dovrebbero essere stanze proprio dove Leopardi studiava. Porto sul colle dell'Imperatore. Questa è la chiesa di Santa Maria di Montemorello, proprio davanti alla casa di Leopardi. Qui probabilmente quante volte Leopardi sarà venuto a pregare con la sua famiglia. Questa invece è l'area nuova, qui ancora gli eredi vivono. Questi erano i suoi giardini. Ogni casa che è stato interessato da un poema riporta una dicitura, la poesia, il fatto che lo riguardava. Una veduta di Recanati. Allora con Antonella stavamo vedendo, perché noi siamo sempre venuti a Recanati a vedere la casa di Giacomo. È il mio nostro. Spartaco ha incontrato un cane che a lui non è gradito. Vabbè, comunque ci troviamo nel parchetto comunale di Recanati. Parco dell'Infinito. Parco dell'Infinito perché? Perché adesso a breve ci sarà una sorpresa, vi farò vedere una cosa che a me un po' ha deluso, perché ha messo in evidenza la mia ignoranza, la mia, perché laddove qualcuno vedeva l'infinito, anzi dove vedeva il monte Tabor nell'immaginario, io vedo un Montalozzo, quindi di certo non ho caratteristiche tali che mi possono far diventare un poeta. E poi c'è tutta la parte là di Recanati che è bellissima, che noi non abbiamo visitato, che oggi siamo stanchi, non visiteremo, ma chi lo sa, magari in una prossima gira la vedremo insieme. E adesso vediamo la sorpresa, ed ecco la sorpresa. Sempre caro mi fu quest'Ermocolle, l'infinito. Guarda che da qua si riscende lo stiamo prima. Vogliamo la foto da sotto con sempre caro Sì. questo Ermocolle. Facci una foto, Fabio. America, faccio ridere. Vede? Sì, lo so. Sì, sì. Perché questi stavano davanti a me di là. Poi ritorniamo nella casa di Leopardi. Allora Antonella, tu l'Ermocolle Che te lo dico? l'hai capito? Ha tanta fantasia.
Io non l'ho capito. Vabbè, parli con una che non è una grande estimatrice di leopardi. Era molto religioso, non usciva mai di casa, stava attento a non calpestare le mattonelle. Quindi, vabbè, questo è. Oddio, questo noi non l'abbiamo mai visto, eh? No. Faccio delle Sparta con la mamma. Siamo a casa. Ma che bello! Cioè siamo a casa nei giardini dei leopardi, non è che A Giacomo. è Giacomino. A Giacomo. E praticamente abbiamo fatto un cerchio, un anello e siamo rientrati davanti casa di leopardi. Amore, Allora, fatela una canna. Cioè, Manzoni? Manzoni l'adoro, poi che me lo tocca. Sono l'estimatrice. Mi piace. Questo ce l'hai con Marchigiani. Allora, questa Pasquetta, questo lunedì di Pasquetta del 2024 lo chiudiamo qui, una giornata caldissima da Recanati. Bella. Torniamo a Domo, domani torniamo a casa per riprendere l'attività lavorativa come tutti, anzi noi ci fermiamo un giorno in più. Questa gita partita che dovevamo andare solo a Loreto si è protratta per Porto Recanati e Recanati. Mancherebbe Castelfidardo che è la, La prossima volta. esatto, che è la città delle fisarmoniche, perché anche nelle Marche ci sono anche le fisarmoniche, che è una città proprio specializzata. Se dovete farvi una fisarmonica andate a Castelfidardo, il 90% delle fisarmoniche italiane sono fatte lì. Detto ciò, vi mandiamo un saluto, ciao, Ciao ciao. al prossimo video, ciao.